Allora ragazzi, sono le 7:30 di sera, adesso vi faccio vedere come si fa a fare una cenetta per due. Siamo io e la Rapanella usando solo una padella, lei è di là che stira. Ho detto mi arrangio io, faccio tutto io e faccio anche il filmato, cenettina per due sporcando poco, perché sennò dopo magari mi tocca anche lavare i piatti. Ho scelto una padella di ghisa perché faccio forno e fornello tutto con una padella sola, quindi comincio a accendere il forno a palla 230 gradi, bello caldo, bello sostanzioso. Metto già su anche la padella perché in ghisa è un po' pesantina, ci mette un pochino a scaldarsi. Faccio il baccalà, quello di salato, per due persone, vedete, due bei pezzettoni, questo grosso per me e questo più piccolo per la Rapanella. La prima cosa da fare che ci serve assolutamente, il baccalà deve essere bello asciutto, quindi con la carta, quella da cucina, gli diamo una bella strizzata, perché noi lo dobbiamo infarinare leggermente, quindi deve essere asciutto, altrimenti poi fa tutte le patacche di farina in giro per la padella. La padella è caldina, quindi ci metto 2-3 giretti di olio extravergine d'oliva, 2-3 giretti col ciuccio piccolo, se avete il ciuccio grosso basta un giro. Davvero, facciamo il secondo e contorno tutto in una volta, tutto in una padella. Allora il baccalà c'ha una parte con la pelle e una parte senza la pelle. La parte senza la pelle la dobbiamo infarinare per benino, via la farina in eccesso e dentro nella padella. Facciamo la stessa cosa con il secondo pezzo, non c'è bisogno di infarinare la parte con la pelle. Ricordatevi, quando si fa il pesce a filetti così come il baccalà, come il merluzzo, come il salmone, la parte che si serve sempre sotto per prima quando va soffritta. Intanto che il pesce sta rosolando non bisogna toccarlo, il baccalà non si tocca finché non ha fatto la crosticina giallina dorata sotto. Intanto mi preparo tutti gli altri ingredienti. Vedete come va lui, al massimo muoverlo un po' così e basta, però non bisogna andare sotto con la paletta. Mi serve una scodella, usiamo quella qui del Topo Gigio, è pure scassata, perfetta. Ci metto dentro 2 cucchiai di pane grattugiato e un cucchiaio di formaggio grattugiato, 2 giri di olio extravergine, pepe a volontà, un pochino del mio prezzemolino dell'orto di quest'estate, surgelato, e gli diamo una rugata, una rumenata, una mischiata. Ecco fatto, facile, no? Tiriamo via dal fuoco un attimo il baccalà. Adesso, se si stacca, è ora di girarlo. È perfetto, meraviglioso, fantastico, guardalo lì. Sì, un pezzettino qui attaccato appena, ma insomma ci sta. Ecco, non bisogna toccarlo più. Ci metto un pezzettino di aglio, mezzo spicchio, forse anche meno. Lo metto qua vicino e lo lasciamo lì, che lui lì fa il suo lavoro benissimo. Poi ci metto 2 patate, una per me e una per Beatrice. Devo calcolare che quel pesce lì cuocerà in circa 15-20 minuti, perciò anche la patata deve essere una patata da 15 minuti. Dentro le patate, un po' di qui e un po' di là. Ma non andiamo a coprire il pesce, ben distribuite perché si devono cuocere bene. Ecco. Ora, anche se non è stagione, ho trovato questi bellissimi pomodori e non ho resistito, li ho comprati ragazzi, guarda che roba, sono bellissimi. E li mettiamo in giro, in ordine sparso. E 4 olive non gliele vogliamo mettere? Ma sì, ma anche 8. E ne metto qualcuna anche di quelle verdi, lo so che non ci vanno, però a me piacciono, quindi me ne frego e ce le metto. Evviva! Adesso il famoso pane, non avevo messo l'aglio qui perché l'ho già messo nella padella, dobbiamo metterlo ma solo sul baccalà. Oddio, se lo volete mettere dappertutto va benissimo, però cercate di metterlo soprattutto sul baccalà. Una bella crosticina dobbiamo fargli fare. Ah sì, un po' mettiamolo anche in giro, via, chi se ne frega, però soprattutto sul baccalà. Ecco, sale solo sulle patate e sui pomodori, perché il baccalà è già salato di suo. Ecco, anche il pepe
solo sulle patate, sulle olive. Mi raccomando, attenti al sale con questa ricetta qui. Poi se ci volete mettere anche i capperi, l'origano, mettetelo. E adesso, sempre col ciuccio, un filo di olio, poco, poco, ma ovunque, perché sennò le patate non diventano dorate. Anche sui pomodori, ma soprattutto sulle patate, ecco, così diventeranno belle dorate. E un po' anche sul baccalà, che male non gli fa. Questo piatto mediterraneo. Fate cadere mezzo bicchiere di vino bianco, non di più, in fondo alla padella, in un angolino, senza bagnare niente, e dondolate la padella, così arriva dappertutto. Forno 200 gradi, circa 30 minuti, ma attenzione, 30 minuti perché c'è una padella molto grossa, perché il pesce è molto spesso, però se mi fate un pesce sottile così dovete mettere dentro anche le patate piccole così, e quindi fare 20 minuti, mi raccomando. Che poi, detto così tra di noi, entre nous, questa ricettina qui non è mica male, questa ricettina qui la potete fare a Natale, a Pasqua, a domenica, sempre, basta aumentare le dosi. Una teglia sola fate contenti tutti, magari ci mettete sopra anche 2 gamberoni, 2 robe, viene fuori piatto cinema. 30 minuti giusti giusti. Ecco qua. Ma che roba. Ma va che roba. Ditemi voi se questo non è un bel piatto, semplice, veloce, senza tante storie, ci fai anche un figurone perché è bello, dai. Caspita, è bello, è bello. È anche buono, senti che profumino che viene su. Patatina cotta perfettamente, guardate qualche roba. È tutto calcolato, è una magia, questa è una magia ragazzi. Beatrice, Bea, a mangià!